Dite che è troppo presto per pensare al Natale? Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un progetto facile facile, veloce veloce. Come avrete visto dall'anteprima del video, andremo a realizzare insieme questa borsetta molto natalizia, proprio perfetta per le festività natalizie ma anche Capodanno. Data la sua brillantezza, comunque è un progetto veramente facilissimo e velocissimo, ma veramente tanto velocissimo, si realizza praticamente anche con un pomeriggio, adatto soprattutto alle principianti, quindi possono realizzarlo praticamente tutti. Sono partita da un fondo pronto e poi sono salita su utilizzando anche un po' di avanzi che avevo in casa. Per quanto riguarda la parte sottostante ho utilizzato amore lanato mixato con il filato Aura, che è un filato pelosetto simile al fur ma metallizzato, mentre per la parte sopra ho utilizzato il diamante, quindi il filato che mi era avanzato dalla clutch precedente. Ho abbinato poi questo manico che va a riprendere tutta la lavorazione della borsa e questo è il risultato. Non è nemmeno troppo piccola come borsa, ha una misura giusta, abbastanza capiente, ma ovviamente, come vi ho consigliato anche alla fine del video, potete tranquillamente cambiare le misure della vostra base e della vostra borsa, quindi realizzare una borsa molto più grande o anche più piccola se volete. Non ci sono multipli da seguire, quindi potete sbizzarrirvi con le misure perché non dovete fare nessun calcolo. Per questo progetto ho utilizzato tutti i filati Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni qui in basso vi lascerò il link diretto insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito, quindi potete fare scorta di tutto e realizzare la vostra borsa. Nella descrizione in basso troverete comunque tutti i dettagli. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se per voi è troppo eccessiva o anche troppo sobria. Secondo me è giusta, quindi per Natale, Capodanno, comunque le festività ci sta benissimo. Se la realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri post perché io sono sempre super curiosa. Continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e se volete darmi un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante da app qui in basso e sarà come darmi un abbraccio virtuale, ma allo stesso tempo aiuterete il canale a crescere in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto super facile e veloce e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Dunque, per quanto riguarda la lista materiali di questo progetto ve la mostrerò in modo diverso perché voglio farvi capire come andrò ad utilizzare i filati. Quindi utilizzerò il filato Aura, molto simile a Indafur, con la differenza che è metallizzato, quindi l'Urex, perfetto per il Natale. Ovviamente se volete realizzare la borsa adatta tutto l'anno potete sostituire questo filato con Indafur. Questo filato qui andrò ad utilizzarlo in combo con un filato avanzato che avevo in casa, nel mio caso è amore lanato, scelto in tinta con il filato Aura, quindi questi tre li utilizzerò insieme e poi per la parte superiore utilizzerò questo avanzo di filato diamante, sempre che avevo in casa, rimanenza della clutch. Quindi questi sono i filati che utilizzerò per questo progetto. Utilizzerò una base 21 x 8 cm ed abbinerò questo manico glitterato che va a riprendere ovviamente l'effetto sia del filato diamante che del filato Aura, moschettoni già inclusi. Ovviamente il manico non è realizzato da me, potete trovarlo sempre sul sito Borgo dei Pazzi insieme a tutto l'occorrente. In aggiunta al materiale mostrato prima utilizzerò anche due moschettoni tondi e un bottone magnetico da cucire. Avremo bisogno dell'uncinetto numero 4 e dell'uncinetto numero 5 a coda lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base,
quindi andremo a prendere solo il cordoncino, non andremo al momento ad utilizzare sia il cordoncino che il filato aura. Prendiamo l'uncinetto numero 4 ed io in questo caso andrò a lavorare la base in maniera un po' diversa dal solito perché devo adattarla alla lavorazione che farò nel giro successivo. Quindi non farò degli aumenti adattissimi alla base, ma lascerò i punti molto stretti perché poi nel giro successivo, lavorando 3 filati insieme e cambiando uncinetto, la lavorazione tenderà ad allargarsi, quindi è giusto tenersi molto basse con i punti sulla base. Ovviamente se realizzate questa borsa utilizzando il solo cordino, gli aumenti sono sempre quelli, quindi 2 maglie basse in ogni foro del fondo e nel foro che si trova esattamente nell'angolo, quindi nella parte più sondata, si vanno a fare 3 maglie basse. Quindi mi faccio il cappio iniziale lasciando la codina finale un po' più lunga, così dopo potrò fare la chiusura invisibile a fine giro. Faccio il cappietto e mi vado ad inserire nel foro centrale del lato più corto, quindi esattamente qui mi inserisco, prendo il filo e lo porto all'esterno. In questo modo faccio una catenella, questo punto mi fungerà da prima maglia bassa, mi sposto nel foro successivo, lavoro una maglia bassa, foro successivo una maglia bassa e come potete vedere la lavorazione è veramente super stretta, ma non fa nulla perché poi nel giro successivo si risolve tutto. Andiamo a fare l'aumento solo negli angoli, quindi nel foro dell'angolo vado a lavorare 3 maglie basse tutte in questo foro, 1, 2 e 3 in questo modo, e poi continuo lavorando una maglia bassa in ogni foro, foro dell'angolo 3 maglie basse, una maglia bassa in ogni foro, angolo 3 maglie basse, una maglia bassa in ogni foro, ultimo angolo 3 maglie basse e poi vado ad ultimare facendo una maglia bassa nei fori restanti. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Allora, siccome qui tende a tirare un pochino, nel foro centrale, poi lo faremo anche all'inizio del giro, andiamo a lavorare un aumento, così andiamo un attimino a sistemare, altrimenti risulta troppo stretto. Quindi nello stesso punto centrale vado a lavorare 3 maglie basse. Quindi le 3 maglie basse, oltre a lavorarle nel foro di ogni angolo, le andremo a lavorare anche nel foro centrale del lato più corto, quindi sia su questo lato che sul lato iniziale. Poi quando andiamo ad ultimare il giro facciamo le ultime 2 maglie basse. Quindi ora procedo con il mio giro. Ok, devo terminare il giro, quindi fare le ultime 2 maglie basse nel primo foro, dato che abbiamo fatto l'aumento anche nella parte centrale. Quindi mi reinserisco nel primo foro lavorato e lavoro una maglia bassa ed un'altra maglia bassa che però andremo a chiudere con la codina che abbiamo lasciato più lunga all'inizio. Quindi non vado a chiudere l'ultima maglia bassa con il filo collegato al gomitolo, ma con la codina iniziale. Vedete, ho chiuso, porto il filo fuori e vado a nascondermi il filo attraverso le maglie. Ovviamente farò la chiusura invisibile. Quindi mi inserisco nel primo punto e poi rientro nell'ultimo punto lavorato.
blocco il filo attraverso le maglie sul retro e a questo punto riprendiamo la lavorazione, ma unendo anche il filato aura. Uniremo i due fili insieme al cordino che già abbiamo di base. Si cambia uncinetto e si passa al numero 5, quindi prendiamo i due filati aura, li uniamo insieme facendo un cappietto iniziale, in questo modo. Mi inserisco nella maglia corrispondente al filo che abbiamo collegato al gomitolo, quindi esattamente qui, ma vado a prendere solo la metà catenella e prendiamo questo filo, ma insieme a questo filo ci dobbiamo prendere anche il filo pelosetto, quindi carico il filo, mi prendo anche la solina del filato pelosetto e me lo porto all'esterno in questo modo. Quindi ho il cappietto con il filato pelosetto e il cordoncino. Ora li devo lavorare insieme, quindi vado ad alzare il mio lavoro facendo 2 catenelle, 1 e 2, e queste mi sostituiscono la prima maglia alta al momento. Volto il lavoro, andremo a lavorare al rovescio perché il filato pelosetto tende ad avere il bello del lavoro sul rovescio, quindi noi lavoriamo a rovescio così avremo tutto l'effetto pelosetto all'esterno della borsa. Continueremo a lavorare a maglia alta, una maglia alta in ogni punto sottostante, prendendo solo la metà catenella. Quindi in questo caso andremo a prendere solo la metà catenella, in questo modo ci inseriremo e prenderemo solo questa catenella, non tutta la maglia, ma solo metà catenella. Quindi carico il filo sull'uncinetto, mi inserisco prendendo la metà catenella, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Punto successivo, mi inserisco nella metà catenella e lavoro una maglia alta e continuerò in questo modo per tutto il giro. Non farò aumenti perché, come potete vedere, unendo questi 3 filati insieme, il filato è bello grosso. Stiamo lavorando con un uncinetto numero 5, la base l'abbiamo lavorata con il numero 4, quindi ora la lavorazione tenderà ad allargarsi da sola. Ma comunque, se dovesse essere necessario, gli aumenti potete farli sempre nella maglia d'angolo, quindi lavorate magari 2 maglie alte nello stesso punto d'angolo sui 4 angoli, così da non avere problemi, ma secondo me non sarà necessario. Ovviamente questo solo se lavorate lo stesso mio procedimento. Se fate diversamente ovviamente dovrete adattare comunque gli aumenti alla lavorazione che state facendo. Quindi ora procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Ok, ho terminato il mio giro, devo lavorare l'ultimo punto, quindi l'ultima maglia alta, poi chiudo il giro con una maglia bassissima nel primo punto. Nel nostro caso avevamo fatto 2 catenelle all'inizio, ci andiamo ad inserire quindi nella seconda catenella, la riconoscete perché qui all'inizio abbiamo proprio le 2 catenelle, 1 e 2. Ci inseriamo nella seconda, non faccio chiusura invisibile nulla perché tanto con questo filato non si vede assolutamente nulla, quindi faccio una maglia bassissima normalissima. Se fosse necessario potete anche cambiare l'uncinetto e passare al 6, cosa che molto probabilmente farò io. Non so, per il momento vado avanti con il 5, quindi rialzo il lavoro con le 2 catenelle,
1 e 2. Quindi questa è la seconda catenella in cui dobbiamo chiudere. Volendo possiamo mettere un marcapunti per segnarla se è difficoltoso vederla alla fine, e poi continuiamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, ma da questo momento in poi andremo a prendere tutta l'asola. Quindi ci inseriamo nella maglia alta sottostante, prendiamo tutto il punto in questo modo e lavoriamo una maglia alta. Procederemo così per tutto il giro, quindi sempre una maglia alta in ogni punto sottostante, poi si termina il giro, si chiude con una maglia bassissima, si continua così per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Questa non è la misura totale della borsa, ma corrisponde esattamente ai giri di lavorazione che faremo. Quindi raggiungiamo questo numero di giri o comunque la misura indicata e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i nostri giri, io ne ho lavorati 7 ed ho raggiunto un'altezza di circa 14 cm, 14 e mezzo. A questo punto posso tagliare questo filo, comunque questo trio di fili, andare a chiudere con la sola di chiusura e poi andare a lavorare la parte superiore con il filato diamante, ma ovviamente potete personalizzare la borsa secondo i vostri gusti, quindi se volete realizzare la borsa tutto in questo modo lo farete, quindi non andrete a tagliare il filo ma continuerete lavorando in questo modo fino a raggiungere proprio l'altezza completa della vostra borsa. Quindi io vado a tagliare il filo e andrò a chiudere con asola di chiusura, quindi mi inserisco nel primo punto, qui ho le 2 catenelle iniziali, mi inserisco in questo punto qui dopo le 2 catenelle, poi rientro nel punto da cui sono uscita e riporto poi il filo all'interno per andarlo a bloccare e nascondere attraverso le maglie. Quindi a questo punto, come vi avevo già detto, vado ad utilizzare il filato diamante per la parte sopra della mia borsa. Utilizzerò sempre l'uncinetto numero 5, faccio un cappietto e mi aggancio su un punto qualsiasi del bordo. Io mi aggancerò sempre sul laterale, ovviamente ora lavoreremo sul dritto, quindi non più a rovescio. Ci inseriamo prendendo la metà catenella interna del punto, quindi qui abbiamo tutte le asoline come potete vedere. Questa sarebbe l'asola esterna, questa è quella interna. Noi ci inseriamo proprio in questo modo, prendiamo il filo e facciamo la prima maglia bassa. Ora per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta ci inseriamo nella solina laterale della maglia bassa e ne facciamo un'altra sulla stessa maglia in questo modo. Ora procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto, prendendo sempre e solo la metà catenella retro, quindi questa qui è la maglia, noi ci inseriamo in questo punto qui retro e facciamo una maglia alta in ogni punto. Ci rivedremo al termine del giro. Terminato il giro vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, ma prendendo solo la metà catenella retro in questo modo, poi rientro nello stesso punto prendendo tutte e 2 le asoline, quindi tutta la maglia, faccio una maglia bassa,
mi inserisco nel punto laterale della maglia e lavoro un'altra maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, e procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi andrò a lavorare dei giri a maglia alta, altezza ovviamente a piacere. Qui in alto vi lascerò il totale di giri che riguarda questa zona insieme alla misura in centimetri, così potete regolarvi se utilizzate un filato diverso. Una volta terminato il giro chiuderemo sempre con una maglia bassissima nel primo punto, prendendo solo la metà catenella retro, e poi ci reinseriamo nello stesso punto prendendo tutto il punto, lavorando una maglia bassa ed una maglia bassa sulla stessa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Poi si procede normalmente lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, quindi questo è il procedimento. Lavoriamo tutti i giri necessari o comunque quelli indicati e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato i nostri giri, io ne ho lavorati 3 totali che corrispondono esattamente a 5 centimetri circa. Ovviamente potete fare questa parte anche più alta, potete personalizzarla secondo i vostri gusti. A questo punto io vado a chiudere con una maglia bassissima, quindi questa volta prenderò tutta la maglia e vado a chiudere a punto bassissimo e continuerò lavorando una maglia bassissima in ogni punto sottostante, quindi non bassissima in costa, ma prenderò comunque tutta la maglia e mi vado a rifinire tutto il bordo in questo modo per tutto il giro, e ci rivedremo al termine, quindi esattamente in questo punto qui, dove taglieremo il filo, chiuderemo con asola di chiusura ed avremo terminato il corpo borsa. Ok, ho terminato il mio giro, quindi vado a tagliare il filo e vado a chiudere con asola di chiusura esattamente in questo punto qui, non in quello successivo, ma in questo. Mi inserisco in questo modo e poi rientro nel punto da cui sono uscita. Così avremo creato una chiusura invisibile. Ora andiamo a bloccare e nascondere il filo all'interno attraverso le maglie. A questo punto non ci resta che cucire il bottone magnetico. Ovviamente io in questo momento non andrò a foderare la mia borsa, ma se voi volete farlo troverete sempre il mio tutorial dedicato linkato nella descrizione in basso al video. Quindi vado ad applicare direttamente la mia chiusura, la andrò a cucire. Non vi mostrerò questo passaggio perché ve l'ho mostrato praticamente quasi in tutte le ultime borse, ma comunque dobbiamo semplicemente centrarla e andarla a cucire. Quindi dopo aver foderato e cucito la chiusura, passaggi che non farò ora per mancanza di tempo, si vanno ad applicare 2 moschettoni sui laterali, quindi li andiamo ad applicare proprio dove si crea la piegatura. In questo modo qui abbiamo fatto il bordo con punto bassissimo, quindi è bello rinforzato, e ripetiamo lo stesso procedimento ovviamente anche sull'altro lato. Fatto questo si va ad applicare il manico che ha comunque i suoi moschettoni. Ed ecco qui che la nostra borsa sarà
terminata. Progetto super facile e veloce da realizzare, perfetto sia come borsa comunque per noi da indossare in queste festività, ma anche come idea regalo, perché no. Potete come sempre personalizzarla secondo i vostri gusti, quindi magari renderla più sobria oppure farla interamente con il filato aura, quindi farla brillare ulteriormente. Io ho utilizzato un fondo 21x8, ma se vi piacciono le borse più grandi potete utilizzare anche una base 30x10 o comunque della misura che preferite. Potete anche realizzarla direttamente all'uncinetto, non c'è nessun problema, tanto comunque non ci sono multipli da seguire, quindi è tutto punto base, quindi potete tranquillamente utilizzare qualsiasi misura. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri post oppure mandatemi le foto tramite messaggio. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato Filati Borgo dei Pazzi, qui in basso troverete il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Tutte le info le trovate come sempre nella descrizione in basso al video. Detto questo mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e se volete darmi un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante Dai Hype qui in basso, così aiuterete il canale a crescere. Ringrazio chi lo farà. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!